Se stai cercando un accessorio elegante e funzionale per proteggere il tuo tablet, ho proprio quello che fa per te. In questo video ti mostrerò come realizzare un'elegantissima case a punto stella utilizzando il filato Silk & Bag. È una fettuccia metallizzata veramente molto bella. Io ho scelto questo colore blu elettrico, anche se in camera sembra leggermente plasticoso, ma vi assicuro che dal vivo ha questo bellissimo effetto metallizzato. Vi lascerò il link del prodotto giù in descrizione. Oltre al filato Silk & Bag andremo ad utilizzare un uncinetto da 6,5 mm. Preparati a scoprire tutti i passaggi per creare un accessorio unico e personalizzato. Iniziamo subito! Iniziamo la lavorazione montando 22 catenelle per avere una lunghezza di circa 18 cm. Il punto jasmine o punto stella prevede un numero pari di catenelle. Lavorate tutte le 22 catenelle, ne andiamo a fare un'altra che ci servirà per svoltare la lavorazione e con l'uncinetto entro sulla seconda catenella che abbiamo realizzato e vado a fare una maglia bassa. Entro nella catenella successiva e vado a fare ancora una maglia bassa, entro nella catenella successiva e vado a fare ancora una maglia bassa e continuo in questo modo fino alla fine della catenella. Lavorato anche l'ultimo punto della catenella, a questo punto dobbiamo passare la lavorazione da quest'altro lato. Quindi rientro nuovamente sull'ultimo punto e vado a realizzare una maglia bassa. Giro la lavorazione in questo modo, nel frattempo vado anche a nascondere la codina, rientro nell'ultimo punto e faccio ancora una maglia bassa. Entriamo nella catenella successiva e andiamo a realizzare una maglia bassa, nel frattempo andiamo sempre a nascondere la codina iniziale del filo. Entriamo nella maglia bassa successiva e realizziamo ancora una maglia bassa e continuiamo in questo modo realizzando una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad arrivare alla fine. Io continuo e ci ritroviamo più avanti quando sarò arrivata a lavorare il penultimo punto. Una volta lavorato il penultimo punto sull'altro lato della catenella, vado a lavorare l'ultimo realizzando 2 maglie basse. Quindi entro nell'ultimo punto e faccio la mia prima e anche la seconda maglia bassa, in modo da creare l'angolo. A questo punto sfiliamo un pochino la nostra asolina, giriamo la lavorazione in questo modo e vado ad entrare con l'uncinetto sulla prima maglia bassa dall'altro lato della catenella. Prendo l'asolina, la passo sull'uncinetto e la porto all'indietro. Così facendo abbiamo chiuso il giro. A questo punto possiamo iniziare a lavorare il nostro punto stella. Porto indietro il filo e vado a realizzare 2 catenelle. Adesso avvolgo il filo sull'uncinetto ed entro sulla prima catenella che abbiamo lavorato. In questo modo aggancio il filo e lo porto fuori e ho 3 asole sull'uncinetto. A questo punto getto nuovamente il filo sull'uncinetto, entro sulla seconda maglia bassa del giro precedente, qui in questo punto, aggancio il filo e lo porto fuori. Getto nuovamente il filo sull'uncinetto, stando attenta che la parte aperta della nostra fettuccia sia rivolta verso l'alto. A questo punto salto una maglia bassa del giro precedente, entro nella successiva, aggancio il filo e lo porto fuori. Adesso ho 7 asole totali sull'uncinetto. Getto nuovamente il filo sull'uncinetto, reggo in questo modo con il dito l'ultimo punto e vado a chiudere le asole tutte quante insieme. A questo punto entro con l'uncinetto qui dove ho messo il dito, nella solina che si è venuta a formare, che ho segnato, aggancio il filo e vado a fare una maglia bassissima. Quindi faccio passare il filo attraverso l'asola, in questo modo. Adesso vado a fare una catenella ed ho realizzato il mio primo punto stella.
Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel foro della maglia bassissima, qui in questo punto, aggancio il filo e lo porto fuori. In questo modo, come vedete, tengo le asole abbastanza larghe. Adesso carico di nuovo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che ho lavorato, entro con l'uncinetto, avvolgo il filo e lo porto fuori. Di nuovo carico il filo sull'uncinetto, salto una maglia bassa del giro precedente ed entro nella maglia bassa successiva. Aggancio il filo e lo porto fuori e ho 7 asole sull'uncinetto. A questo punto carico il filo, vado a reggere la codina con il dito qui e a questo punto vado a chiudere tutte quante le asole insieme. In questo modo. Adesso con l'uncinetto entro qui dove ho il dito, in questo punto, aggancio il filo, lo porto fuori e faccio una maglia bassissima. Ed ho realizzato il mio secondo punto stella. A questo punto vediamolo insieme ancora una volta. Facciamo una catenella, gettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel foro della maglia bassissima, in questo punto, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Nuovamente avvolgo il filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che ho lavorato, aggancio il filo e lo porto fuori, tenendo i punti sempre abbastanza larghi. Getto il filo sull'uncinetto, salto una maglia bassa del giro precedente, entro nella successiva, aggancio il filo e lo porto fuori e ho 7 asole sull'uncinetto. A questo punto di nuovo getto il filo sull'uncinetto, lo vado a segnare con il dito in questo modo e vado a chiudere tutte le asoline insieme in questo modo. A questo punto con l'uncinetto entro qui dove ho messo il dito, aggancio il filo, lo porto fuori e vado a fare una maglia bassissima. Faccio una catenella e ho concluso anche il mio terzo punto stella. Come noterete, il punto già si sta formando anche se non si vede bene il disegno, perché poi si andrà a completare al giro successivo. Adesso continuo ripetendo i miei punti stella fino ad arrivare alla fine del giro. Io intanto continuo e ci rivediamo alla fine del giro per vedere come lavorare l'ultimo punto. Vi ricordo che stiamo lavorando in tondo e che quindi dobbiamo andare a lavorare anche la parte inferiore della catenella. Una volta arrivati alla fine del giro dobbiamo andare a lavorare l'ultimo punto. Prima però vado ad inserire un marcapunti qui al centro delle catenelle che abbiamo lavorato all'inizio per segnare qual è l'inizio del giro. Ci servirà successivamente per chiudere la lavorazione. A questo punto andiamo a fare una catenella per realizzare l'ultimo punto, filo sull'uncinetto, entriamo nel foro della maglia bassissima. Qui in questo punto agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carico nuovamente il filo sull'uncinetto, entro qui nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, qui in questo punto, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A questo punto andremo a fare una lavorazione a spirale, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo le 2 catenelle che abbiamo fatto all'inizio del giro precedente ed entriamo qui in questo punto, in questo foro, che sarebbe il foro della maglia bassissima del giro precedente. Quindi entriamo al centro del primo punto stella che abbiamo lavorato, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A questo punto carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, reggiamo con il dito l'ultimo punto e andiamo a chiudere tutte quante le asole. In questo modo. Con l'uncinetto entriamo dove abbiamo messo il dito, in questo punto, agganciamo nuovamente il filo e andiamo a fare una maglia bassissima. E in questo modo abbiamo chiuso il primo giro di punto stella. A questo punto andiamo a fare una catenella e continuo a realizzare i miei punti stella. Carico il filo sull'uncinetto, entro qui nella maglia bassissima, nel foro che si è creato, aggancio il filo e lo porto fuori.
A questo punto carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto dove abbiamo già lavorato, quindi nel primo punto stella del giro precedente, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A questo punto carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto ed entriamo nel foro della maglia bassissima del secondo punto stella. Qui in questo punto sarebbe praticamente il centro del punto stella. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, reggiamo con il dito l'ultimo punto e andiamo a chiudere tutte quante le asoline insieme. Con l'uncinetto entriamo qui dove abbiamo messo il dito, agganciamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a fare la nostra maglia bassissima in questo modo. Adesso abbiamo realizzato il nostro primo punto stella del secondo giro e continuiamo in questo modo per tutto il perimetro. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo a fare la nostra catenella, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo al centro del punto stella, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carichiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto che abbiamo appena lavorato, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto ed entriamo al centro del secondo punto stella, qui in questo punto. Vedete che si crea questo foro? Perfetto, entriamo qui con l'uncinetto, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, reggiamo l'ultimo punto con il dito e andiamo a chiudere tutte quante le asole insieme. Entriamo con l'uncinetto nel punto dove abbiamo messo il dito, agganciamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a fare nuovamente una maglia bassissima, realizzando il nostro secondo punto stella del secondo giro. Vediamolo insieme ancora una volta, andiamo a fare una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassissima, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A questo punto carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo al centro del punto stella, qui in questo punto vedete che già è stato lavorato, entriamo qui, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto ed entriamo nel foro successivo, quindi nel successivo punto stella al centro. Agganciamo il filo, lo portiamo fuori, carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto e con il dito segniamo l'ultimo punto. Andiamo a chiudere tutte le asoline insieme, in questo modo, e con l'uncinetto entriamo dove abbiamo messo il dito. Agganciamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a fare la nostra maglia bassissima. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro e per tutti gli altri giri. Non andiamo quindi più a saltare un punto come abbiamo visto nel primo giro, ma andiamo a lavorare il centro di tutti quanti i punti stella. Sono arrivata alla fine dei miei giri e come vedete ho fatto ricadere proprio il punto dove abbiamo messo il marcapunti. Abbiamo un'altezza totale di 19 cm e adesso andiamo a vedere come lavorare l'ultimo punto. Andiamo a fare una catenella, aspettate che cerco di zoomarvi un pochino, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel foro della maglia bassissima in questo punto, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A questo punto carichiamo nuovamente il filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto qui, quello che abbiamo già lavorato, ed entriamo nel punto successivo. Entriamo, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. E a questo punto possiamo caricare nuovamente il filo sull'uncinetto e chiudere tutte quante le asole insieme. In questo modo. Adesso entriamo nel punto stella successivo, qui in questo punto, e andiamo a fare una maglia bassissima. In questo modo abbiamo chiuso i nostri giri ed abbiamo eliminato lo scalino che veniva a formarsi con la lavorazione a spirale. A questo punto possiamo andare a realizzare una catenella di sicurezza e sfilare il lavoro. Quando andate a tagliare il filo, lasciatelo leggermente più lungo in modo da poterlo nascondere successivamente.
La nostra cover è quasi terminata, adesso non ci resta che creare una solina e dall'altro lato mettere un bottone. Per ricreare la solina che chiude la nostra pochette andremo ad utilizzare un pezzetto di fettuccia. La pieghiamo a metà in questo modo e andiamo ad inserire entrambe le codine della fettuccia più o meno al centro della nostra pochette, facendole passare entrambe all'interno del foro del punto stella, qui in questo punto. Le facciamo uscire un po' dall'altro lato e a questo punto possiamo girare la nostra pochette. Per fissare la nostra asolina ci andremo ad aiutare con un uncinetto. Prendiamo il nostro uncinetto, entriamo qui nella solina del punto stella, prendiamo una nostra codina, agganciamo il filo e lo facciamo passare attraverso l'asola in questo modo, creando un cappiolino. Agganciamo il filo e andiamo a realizzare una catenella. Sfiliamo il lavoro e andiamo a stringere bene. Così facendo abbiamo realizzato un nodino. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra codina, quindi rientriamo nella stessa asola del punto stella, agganciamo il filo, lo facciamo passare dall'altro lato dell'asola creando il cappiolino, riagganciamo il filo e andiamo a fare una catenella, sfiliamo il lavoro e così abbiamo fissato la nostra asola. Andiamo a stringere bene e successivamente andiamo a nascondere questi due fili. A questo punto vado a fissare il mio bottone, in questo caso una pallina, dall'altro lato della pochette e vado ad aiutarmi con un ago tirafettuccia. Prendo un altro pezzettino di fettuccia, la faccio passare attraverso la cruna dell'ago e vado ad inserire la mia pallina o il mio bottone e lo faccio passare in questo modo, avendo un capo da un lato e un capo dall'altro. Posiziono la mia pallina al centro del punto stella in corrispondenza dell'asola e faccio passare prima una codina dall'altro lato, inserisco l'ago all'interno della seconda codina e la faccio passare sempre attraverso l'interno della mia pochette, in questo modo. Per fissare il punto, quindi per fare un nodino, vado a fare esattamente lo stesso procedimento che ho utilizzato per creare l'asola. Ed infine, sempre con l'aiuto dell'ago tirafettuccia, vado a nascondere tutti i fili in eccesso. Una volta completata, eccola qui come si presenta la nostra custodia portatablet. È veramente carinissima e questo punto è un punto abbastanza elastico. Eventualmente, se non volete utilizzarla come custodia portatablet, vi basterà semplicemente realizzare un manico per poterla utilizzare come una pochette. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel like, dimmi cosa ne pensi giù nei commenti e se non l'hai già fatto, ovviamente iscriviti al canale per non perderti altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!